Quando parliamo di CQB o di Special Force, non ci chiediamo da dove queste derivino e del perché siano lì a riempire spazi cinematografici che noi consumiamo con così tanta avidità e riempire anche il nostro immaginario collettivo. Nella maggior parte dei casi ignoriamo completamente come tale pratica sia nata, attraverso quali condizioni, quali esigenze l'abbiano appunto generata, ma in questo modo forse perdiamo di vista lo spirito, quello più profondo, che ovviamente anima una pratica del genere. Se l'interesse verso questo tipo di combattimento vi fa spesso guardare film, appunto, che lo raffigurano più o meno maldestramente, e avete magari anche tentato di praticarlo in qualche arena di airsoft, forse sarà utile fare luce sulle traiettorie che la pratica del combattimento a stretta distanza, o meglio close quarter battle, ha percorso, per capire da dove deriva, il senso delle procedure sulle quali si appoggia, lo spirito appunto che guida questa pratica e le necessità che lo hanno generato. Il mio nome è Piotr Franke, sono un maestro d'armi e studioso delle pratiche di combattimento con o senza armi in varie discipline, come la scherma o ad esempio il combattimento armato moderno. Oggi cercherò di farvi conoscere un po' meglio le origini di questo famosissimo CQB, o meglio, Close Quarter Battle. Il principale pioniere del CQB è senza ogni dubbio William Ewart Fairbairn, ex marine e poliziotto coloniale britannico agli inizi del secolo scorso. Ora, oggi non mi dilungherò sulla vita di Fairbairn, che meriterebbe un video a sé, un uomo che un ragazzo che all'età di 16 anni entrò nell'esercito, erano altri tempi sicuramente, ma che venne proiettato subito in Corea durante un periodo storico forse il più tumultuoso mai esistito, tra invasioni e cambi geopolitici, in una Cina che abbandonava l'oppio appena proibito, e lui insieme alle forze istituzionali dell'epoca dovevano arginare i tumulti di un imperialismo inglese misto a quello giapponese, alle mafie cinesi, ad uno scenario folle dove la violenza e la drammaticità delle dinamiche interne erano spaventose. Ecco, questa persona è cresciuta come se il suo parco giochi fosse il combattimento di strada. Per mettervelo solo in prospettiva dovete solo pensare che quest'uomo, prima di diventare famoso per quello di cui parleremo oggi, era già famoso come maestro d'armi, perché si era già specializzato in una serie di arti marziali coreane, giapponesi, prima ancora di essere mandato dove adesso vedremo. E ha fatto già una decina di anni di esperienza. Dopodiché la situazione geopolitica, che vedeva appunto l'impero inglese comunque ancora invischiato all'interno delle dinamiche cinesi, lo porta appunto in Cina. E lì inizia la nostra storia. Fairbairn entrò a far parte subito della Shanghai Municipal Police, anche abbreviata con SMP, appunto già nel 1907. La SMP era stata istituita per cercare di mantenere l'ordine nello Shanghai International Statement, e ovviamente si stava un po', deteriorando il rapporto coloniale, e quindi c'erano delle rivolte, c'erano comunque delle situazioni di ordine pubblico da tenere sicuramente a bada. E questa organizzazione, che era la SMP, era composta da volontari giapponesi, americani, britannici, anche Sikh, cinesi stessi, anche russi, tra l'altro. All'epoca si collaborava per cercare di mantenere questo posto geopolitico estremamente importante in un ordine a loro ovviamente, non ai cinesi, ai colonialisti o agli aspiranti tali, in un ordine che fosse comodo a loro. Ecco, insomma, era quella la questione.
Fireburn in quel periodo lì era un agente, diciamolo, possiamo definire un agente di strada, ed era anche un istruttore. Lui osservava, studiava, cercava di copiare, di arricchirsi delle pratiche sia della polizia che degli stessi criminali che combatteva, per sviluppare delle procedure operative che fossero sempre migliori e sempre più efficaci. Creò lui quella che è la Reserve Unit della SMP, ovvero la RU, e che essenzialmente è la prima unità di Special Force. È la prima unità di Special Force al mondo mai istituita. Voi dovete considerare il periodo storico in cui questo nasce. Siamo veramente agli inizi del secolo. Negli eserciti e nelle istituzioni questo tipo di mentalità era assolutamente assente. Lui introduce questa Reserve Unit e gli ufficiali della Reserve Unit venivano addestrati attraverso quella che lo stesso Fireburn chiamava come gutter fighting, cioè come abbattere, contrastare i criminali più difficili, più duri delle bande, delle triadi mafiose di Shanghai e i loro capi. In che modo però? Quello lo farebbe qualunque istituzione di polizia, ma lui cercò di trovare un sistema di combattimento che ti permettesse di riuscire a vincere in un momento in cui non avevi e non potevi aspettarti nessun supporto. Capite l'implicazione? Si vede che nel contesto in cui si muoveva si era trovato in situazioni in cui doveva cavarsela da solo, con le spalle al muro, e quindi cerca di generare questo tipo di combattimento. Un combattimento che permettesse di abbattere l'avversario, il nemico, la minaccia, il prima possibile e senza nessun tipo di supporto. Ecco, questi estremi sono importanti e secondo me molto interessanti da sottolineare. Fairbairn apprese le sue tattiche, tecniche e procedure nel modo più difficile, nel modo più duro, cioè per la strada. In questo periodo di tumulti, eccetera, eccetera, ebbe un incidente, per cui uno scontro finito male e una lunghissima convalescenza, che lo costrinse chiaramente a riflettere un attimo su quello che faceva, e dopo questa convalescenza lui incominciò a studiare con un istruttore giapponese judo e anche poi a interessarsi a quelle che fossero le tecniche di combattimento della zona, infatti dei vari sistemi e delle varie pratiche cinesi, anche perché dovevi rapportarti a quel tipo di combattimento. I cinesi combattevano con le loro arti marziali. E cercò di rubare tutto quello che riteneva più utile da ogni pratica, e sviluppò il proprio sistema di combattimento, chiamato appunto Defendu. Il Defendu, ragazzi, se andate a vedervelo, online ci sono documenti di ogni natura che potete consultare anche nell'userarchive.org, molto bello, lì dentro trovate veramente di tutto. Il Defendu, se lo andate a vedere così come altri libri che ha scritto, se osservate le figure, le immagini, eccetera, eccetera, vi accorgerete che racchiude tutte le odierne tecniche di difesa personale, diciamo, e di offesa violenta, che sono tipiche della pratica del combattimento per i militari. Hanno una lancetta spostata nettamente sul livello di offesa e di annientamento della minaccia. Come vedremo poi, tutte queste pratiche sono state influenza enorme in tutti i mondi e in tutti i vari corpi speciali, già che lui aveva fondato il primo, e tutti quelli che sono nati poi dopo hanno incominciato a rubare dal suo manuale base, e sono nati, a seconda di dove venivano creati, i vari sistemi di combattimento che voi oggi conoscete, come il Krav Maga, come altre pratiche che servono esclusivamente per una difesa personale, anche violenta, di annientamento
prettamente militare, prettamente legata magari ai servizi segreti, come ad esempio il Mossad. Quindi si tratta di un sistema di combattimento CQC in questo caso, ok, combattimento a mani nude. Per adesso non si sta ancora parlando di armi, in realtà sì, perché introdurranno ovviamente anche l'uso della pistola, però è proprio l'origine di tutto, dove in un'epoca di grande curiosità nei confronti delle arti marziali orientali, da quel momento in poi, attraverso lui e attraverso tutta un'altra serie di influenze anche cinematografiche, diventeranno anche proprio appannaggio e curiosità del pubblico occidentale. Noi le arti marziali orientali le abbiamo incominciate a conoscere veramente e praticare soltanto a metà del secolo scorso, e anche attraverso la fusion che persone come Fairbairn hanno fatto per l'esercito, per le forze armate. Ecco, questo appunto, quello del Defendu, era un sistema abbastanza completo di metodologie, sia armate che disarmate, che ovviamente trasmise alla SMP. E non solo quello, ma pare che abbia anche addestrato i China Marine, un reggimento di oltre 1000 uomini appunto che prestava servizio lì a Shanghai. Questo prima della seconda guerra mondiale. Voi forse conoscete il coltello Fairbairn, ok? Fairbairn 6, è una sorta di baionetta, ma in realtà è uno stiletto molto corto da autodifesa violentissimo, una punta a doppia lama fatta apposta per annientare il nemico, evidentemente. Proprio dalle forme stesse, osservandolo, si capisce la crudezza di questo oggetto, di quanto sia destinato a un unico scopo. Questo coltello è stato ideato da Fairbairn e da Six, Eric Anthony Six, che era un allievo di Fairbairn e che poi è diventato collega. Più che altro era un suo operatore, uno delle RU, che si occupava dello snipering, del marksmanship, cioè era uno dei tiratori scelti del RU. Hanno loro due appunto sviluppato durante quel loro periodo insieme in Cina le prime e la maggior parte delle tecniche CQB, che poi vedremo più avanti prendere piede in tutto il mondo. Fairbairn ad un certo punto torna dalla Cina e arriva in Inghilterra proprio all'inizio della seconda guerra mondiale. Alcuni dei migliori, chiaramente tecnici e ufficiali, vengono richiamati in patria e lui infatti insieme a Six vengono reclutati per insegnare agli operatori britannici dello Special Operation Executive all'epoca, cioè il SOE, le nuove tecniche. La stessa cosa succede all'American Office Strategic Service, l'OSS, non so se qualcuno di voi si ricorda ancora dell'esistenza dell'OSS, e anche al Secret Intelligence Service, la SIS, noto anche a tutti quanti voi come MI6, ovvero gli agenti segreti. Avrete visto qualche film con Sean Connery, gli 007? Ci sono tutta una serie di dinamiche, di tecniche di combattimento, eccetera, eccetera. Come oggi i film più aggiornati fanno riferimento ad alcune pratiche moderne o appena desecretate, anche loro all'epoca già erano molto aggiornati, anche se oggi magari quei film ci sembrano un po' banalotti, però già all'epoca si potevano vedere tutta una serie di dinamiche di allenamento, di luoghi dove andavano ad allenarsi e a fare la loro pratica, che appunto derivano da queste tecniche che Fairbairn e Six insegnavano agli agenti dell'MI6. Sempre all'epoca era nata, sempre in Inghilterra, parlo sempre degli anni prima della guerra, anche un'altra unità che si chiamava unità ausiliaria ed era segreta, che avrebbe avuto lo scopo di fare da guardia di terra. Avrebbero dovuto agire come controinterdizione per un'invasione tedesca. Quindi c'erano tutte queste situazioni, l'OSS, SIS, cioè l'MI6, il SOE, più la Home Guard. Insomma, vi immaginate, no? Che
quanto lavoro ha avuto e quanta diffusione in un momento così cruciale come l'inizio della seconda guerra mondiale abbia avuto la sua mentalità, la sua visione del combattimento. Fairbairn ci aveva visto veramente lungo. Lo assegnano quindi alle SOE in una facility, una special training school che veniva chiamata la numero 103, anche chiamata Camp X, situata vicino al lago Ontario in Canada. In quel luogo, quindi, in Canada incominciano a venire addestrati tutti gli operatori del Commonwealth, quelli americani. Si crea questo luogo segreto, di questo salto graal delle nuove tecniche di combattimento, su quelle che lui aveva chiamato, o che chiamavano, abilità di quick and dirty fighting, cioè veloce e sporco combattimento, che appunto spaziavano sia dal combattimento a mani nude che quello col coltello e l'uso di armi leggere in spazi ristretti. All'epoca non era ancora tanto in uso il mitragliatore, eccetera eccetera. Proprio in quel periodo lì, prima della seconda guerra mondiale, ce n'erano proprio pochi, ma per adesso usano coltello, mani nude e pistola. Allora, forse la cosa più importante del metodo di Fairbairn era il fatto che lui cercasse di instillare, cioè far entrare nella mentalità del soldato, del combattente, di eliminare, di uccidere un nemico senza nessun tipo di esitazione, di avere un combattimento quasi da macchina da guerra. Era proprio una mentalità abbastanza diffusa, dobbiamo anche lì contestualizzarla in un'epoca storica dove stava scoppiando una guerra, un'altra era appena finita, c'era una via di mezzo dove loro crescevano in un contesto mondiale molto più esagitato di quello che stiamo vivendo noi adesso. All'epoca c'era una visione completamente diversa di che cosa va fatto e come va fatto, e l'idea del combattimento e delle scelte, delle pratiche di combattimento andava di pari passo, era coerente con quello che era la situazione. Quindi un metodo di combattimento che creasse macchine da guerra assolutamente senza nessun rimorso e soprattutto abili a eliminare la minaccia e passare subito alla minaccia successiva. Siamo in quel periodo lì, siamo intorno agli anni 45-44, giù di lì, e Fairbairn crea una cosa che tutti noi oggi conosciamo molto bene, con il nome di Kill House. Lui dà origine anche a quello. Crea uno spazio, una palestra di allenamento per questi combattenti molto particolare, che fino a quel momento non era mai stata inventata. La chiamano la House of Horrors. Intorno appunto al 1944, quello della House of Horrors diventa uno strumento di addestramento che appunto lui, giusto per capire il soggetto, la chiamava la Fun House, la casa del divertimento, che era una struttura di tiro innovativa appunto per i tempi, dove i suoi allievi venivano gettati, diciamo introdotti a tutta una serie di difficoltà e di problematiche da risolvere. I combattenti che entravano a far parte di queste unità dovevano avere già un livello base di addestramento e venivano semplicemente super addestrati attraverso queste pratiche nuove. Questa House of Horror, o meglio House of Fun come la chiamava Fairbairn, era già stata collaudata a Shanghai appunto per addestrare gli agenti delle SMP, e Fairbairn insieme a Sky ricostruirono quel tipo di struttura anche nelle facility in Scozia, dove adesso stavano addestrando l'esercito britannico, l'esercito americano. Incominciarono a ricostruire queste stesse strutture, e anche qua c'è un riferimento un po' ai film che abbiamo visto negli anni 60. Questa struttura in Scozia era un piccolo cottage. Voi vi immaginate, io immagino loro che arrivavano lì vestiti coi cardigan da inglesi, perché poi se guardate le facce di queste persone, i soggetti che fecero parte di questi corpi speciali, lo vedremo anche più avanti con il Special Force di Berlino durante la guerra fredda, erano delle persone che sono totalmente diverse da quelle che ci immaginiamo oggi come figure delle Special Force. C'è stata un'evoluzione in tantissime cose, soprattutto dall'allenamento fisico anche proprio ai volti, vestite proprio eleganti all'inglese, bevono il tè e poi vanno dentro a spaccare tutto, a sparare e a imparare come uccidere al primo colpo. Un cottage inglese nel quale appunto gli allievi
come vi dicevo prima, venivano inseriti. Un cottage tutto oscurato da tende e al totale buio, con dentro luci stordenti, esplosioni, quindi granate stordenti e quant'altro, e fumo. Capite di cosa stiamo parlando? Una cosa che non aveva mai visto nessuno. Non aveva mai fatto nessuno un allenamento del genere. Bersaglia comparsa per il tiro reattivo. E gli allievi, tra l'altro, venivano inseriti dal tetto per fare questo percorso e risolvere le varie problematiche che venivano di volta in volta modificate. Una volta che istituì queste prime case di combattimento, queste kill house, queste fan house, poi Fairbairn si assicurò per bene che venissero distribuite anche al Camp X e nei siti di addestramento dell'OSS negli Stati Uniti. E da allora queste kill house, ormai le possiamo chiamare così come le chiamiamo oggi, sono diventate parte standard dell'addestramento delle forze speciali e soprattutto delle operazioni speciali in tutto il mondo. Sempre per parlare un po' di tutte le grandi figure, sempre nello stesso periodo, subito dopo questa nascita di queste fan house e quant'altro, un altro importante, figura di istruttore era l'americano Rex Applegate. Lui, educato in una famiglia dove c'era un famosissimo cacciatore, suo zio, imparò anche lui il combattimento, influenzato da queste tecniche, il combattimento a mani nude col coltello, e anche lui diede una spinta importantissima e notevole per quello che riguarda l'uso di queste tecniche moderne, e con l'uso anche della marcatura con la pistola. Va in Inghilterra a osservare cosa fa Fairbairn e Six, impara da loro, succhia tutto il possibile, e come vedete stanno nascendo proprio le curiosità attorno a questo tipo di pratica. Non è soltanto più appannaggio di Fairbairn, ma tutti gli eserciti e tutte le amministrazioni per la sicurezza nazionale incominciano a cercare di portare in patria queste conoscenze. E infatti Fairbairn lo prende, gli insegna tutto quello che c'è da insegnare, e lui poi ritornerà negli Stati Uniti in quella che c'erano varie aree, l'area A, l'area B, l'area C, insomma, dove si allenavano, e lui finirà ad allenare in quella che era l'area B, che poi diventò il famoso Camp David che tutti conoscete. Un altro praticante che deriva e che nasce qualche decennio dopo fu un irlandese abbastanza famoso, si chiamava Dermot Pat O'Neill, un altro O'Neill, non quello che conoscete voi, un irlandese che venne definito come l'irlandese più duro di quei tempi lì, la persona più tosta che esistesse. Anche lui si formò e prestò servizio a Shanghai nell'SMP e conobbe Fairbairn e Six, però sviluppò anche lui per conto suo una conoscenza delle arti marziali cinesi, ed è principalmente noto per le sue abilità nel combattimento a mani nude. Aveva sviluppato tutta una tecnica di annientamento dell'avversario puntando agli occhi, nei punti di pressione, aveva studiato delle cose molto interessanti, e lo conoscerete per chi si occupa di combattimento e di difesa personale, che lui aveva inventato quella che era la tecnica delle mani incrociate, ok? Quindi lui entrava in contatto con l'avversario subito con una tecnica che consentiva le prese, che consentiva le gomitate, la penetrazione del contrattacco piuttosto che la difesa e la fuga, no? Come dicevamo, arti marziali per l'annientamento. E lui tutte queste cose qua le praticò, cioè queste persone erano persone dure. Queste tecniche le sviluppò per usarle contro le gang cinesi, come la Green Gang di Shanghai, che era una gang all'epoca di mafiosi pesanti, pericolosi. Ma voi vi potete solo immaginare contro chi andavano questa gente, a mani nude, no? Con le pistole, con quello che potevano avere all'epoca. Anche lui addestrava il China Marine, quell'unità di Shanghai, e poi venne chiamato da Fairbairn a insegnare a tutti, all'OSS, al SOE, al Camp X e anche al US Canadian First Special Service Force, che era un'unità collocata al Camp William Harris in Montana. O'Neill è un'altra figura mitica che tutti voi, appunto, che combattete, gli istruttori di combattimento conoscono, la sua O'Neill Cover, e moltissimi istruttori di CQB
usano ancora oggi la sua frase preferita che veniva insegnata a tutti gli studenti, che era: non sono qua cioè I'm not here to teach you how to hurt, I'm here to teach you how to kill. Che è drammatica la sua concezione, però io non sono qua per insegnarti a colpire, ma sono qua per insegnarti a uccidere. Ormai si era partiti con una visione completamente rinnovata del combattimento, ma è anche un periodo in cui poi finisce la seconda guerra mondiale e l'attenzione si sposta anche su altri ambienti nei quali questo tipo di servizio poteva essere utile. Forse più famoso agente dell'FBI Jacob Adolf Bryce, o Adolphus, adesso non mi ricordo precisamente, che era soprannominato Jelly, è stato uno dei promotori e dicono anche degli insegnanti di questo tipo di pratica, che veniva appunto ormai definita come quick kill. Non è sicuro che Jelly insegnasse all'FBI questo tipo di pratiche. Lui faceva parte del Gunslider dell'FBI, era membro di questa organizzazione, di questo gruppo, che aveva lo scopo di affrontare specificatamente pericolosi criminali e neutralizzarli nel modo più rapido possibile. All'epoca, da Al Capone a Bonnie e Clyde negli Stati Uniti, si erano verificate tutta una serie di situazioni che richiedevano la presenza di persone capaci di affrontare questo tipo di problematiche, e queste pratiche venivano proprio a fagiolo. Le cose si diffondono sempre di più, arrivano anche in Egitto. Se vogliamo citare Hector Grant Taylor, che era un colonnello dell'esercito di stanza in Egitto, che diffuse queste pratiche. Adesso non ci perdiamo tanto in questi nomi, ma giusto per darvi un'idea di come questo a macchia d'olio si diffonde, o anzi, più che a macchia d'olio, a macchia di leopardo, un po' ovunque. La guerra finisce. In quel periodo lì, come vi ho detto, l'attenzione si sposta. L'OSS e i Rangers vengono sciolti. Gran parte di questo, chiamiamolo expertise, del CQB andò perduto e fu subordinato ad altri addestramenti di tiro che risultavano meno complicati e quindi anche di conseguenza più facili da insegnare. E questo arriva in un periodo in cui ci sono dei conflitti nuovi, ci sono dei conflitti diversi che gli Stati Uniti e l'Occidente devono affrontare, come la Corea e il Vietnam ad esempio, che tutto sommato non richiesero lo stesso insieme di abilità per il combattimento ravvicinato come succedeva in Shanghai. Si trattava di battaglie sì, dove il combattimento era anche abbastanza vicino, diciamo nella giungla 20-30 metri erano anche all'ordine del giorno, ma non era proprio a contatto fisico, quindi mano a mano, anche sicuramente, ma all'epoca già l'aviazione rappresentava un grandissimo aiuto alla fanteria, e venivano introdotti fucili mitragliatori e armi di altra natura, e diciamo insomma si perde un po' questa attenzione al combattimento a stretta distanza, lo si mantiene parallelamente, ma più che altro all'epoca la cogenza era riuscire a far diventare combattivo il prima possibile, nelle famose 3 settimane, un civile, perché lo dovevi mandare in guerra di nuovo in Corea e in Vietnam, in quelli che erano i nuovi scenari di battaglia. Ciò non vuol dire che comunque la cosa viene dimenticata. L'USMC, cioè l'United States Marine Corps, addestra, e la Marina stessa continua ad addestrare il quick kill, tant'è vero che ad esempio parallelamente le programmazioni e quelle che sono le linee guida di combattimento che seguono nell'esercito americano fino al 1990 sono le stesse, perché ad esempio nel 1990 sempre l'USMC ristampò persino lo Shoot to Live, Shooting to Live, un libro appunto scritto da Fairbairn nel 42, scritto non solo da Fairbairn ma anche da Six. Ristampano questo manuale sotto un nuovo nome che è FMFRP 1281, e questo vi dà il peso che questa pubblicazione del 40 ha avuto nella dottrina militare fino a quasi ai giorni nostri. Quindi, nonostante un calo di attenzione nei confronti del CQB del CQC, questo tipo di pratiche diventano un po'
il DNA, no? Della struttura del combattimento moderno. Ora ci spostiamo negli anni 60 e diciamo che quello che all'epoca fu il più grande, concedetemi il termine, influencer dell'epoca nell'ambito militare fu Jeff Cooper. Jeff Cooper lo conoscerete se siete un po' nel giro delle armi da fuoco. Negli anni 60 e 70 emerse come il padre americano della moderna tecnica di tiro. Cooper era un marine statunitense e lui osservò alcuni praticanti, soprattutto uno in particolare che si chiamava Jack Weaver, in una delle competizioni che lui aveva istituito, Letter Slap Competition, ed era una competizione che richiamava tutti i migliori sceriffi, forze dell'ordine o comunque appassionati di armi in una competizione praticamente di tiro dinamico. E appunto la famosa Weaver Stance, che tutti conoscete, immagino, che è una posizione classica semilaterale da pugile con l'impugnatura distesa del braccio armato e di supporto della mano debole. Grande novità, perché prima, se avete visto il modo in cui si estraeva e si sparava, era un modo più istintivo. Attraverso le pratiche che avevano insegnato Fairbairn e Six, si sparava appena estratto dalla fondina, con pistola anche sul fianco, arretrata. Perché? Perché avevi magari un contatto diretto con la persona, gli dovevi sparare sul fianco, di fianco, dietro la schiena. Ma era una tecnica che richiedeva la presentazione della pistola senza andare in mira, rapida. Questo deriva anche da una pratica americana che aveva un'origine ancora più antica, cioè dall'estrazione della fondina dei famosi cowboy. Se avete mai visto delle gare di tiro con la Colt 45, quella da cowboy, dal fianco, voi vedete che il loro posizionamento è addirittura semiseduti con le cosce quasi a 45 gradi, e appena la pistola viene estratta dalla fondina immediatamente si utilizza il cane per sparare il colpo con il famoso uso del pollice e anulare, addirittura per sparare colpi di seguito con una velocità che, quando ho visto queste gare, ho detto incredibile. I fucili mitragliatori non hanno quel rateo di tiro, sono capaci a tirare colpi in successione con una Colt 45 dal fianco, prendendo bersagli nel giro di una frazione di secondo. Ecco, Cooper aveva introdotto l'uso a due mani, il guardare nelle mire, perché l'avevo osservato appunto da questo Jack Weaver, che pensò che fosse meglio spendere qualche istante in più per portare su la pistola in una posizione di stabilità isometrica diversa da quella del colpo, ovviamente a mano libera, istintivo, perché un colpo segnato bene, lui diceva, era meglio che dei colpi mancati. Quindi abbiamo Cooper che incomincia a spostare l'attenzione sulla mira e sulla precisione, e il suo motto era "You hit where you look". Queste, che sono le tecniche innovative di quegli anni, sono state poi intrecciate all'addestramento pratico della pistola e adottate da un sacco di unità della polizia. A metà degli anni 60 succedono alcune cose che poi faranno rifiorire all'inizio degli anni 70 l'interesse per il CQB. Ad Aden, che è una località del Mar Rosso, sempre per rivolte anticolonialiste eccetera eccetera, la 22esima Special Air Service Regiment di Aden dovettero affrontare degli insurgent, cioè dei rivoltosi, che creavano degli scenari completamente diversi, dove poteva nascere il terrorista, chiamiamolo così, sono le prime azioni terroristiche della storia moderna, e potevano arrivare questi insurgent in mezzo alla folla di civili. The number of British troops engaged in full-time anti-subversion duties in Aden has increased steadily since December 1963, when the Deputy British High Commissioner, Mr. George Henderson, was killed by a terrorist bomb at Aden Airport. E quindi era necessario combattere un'insorgenza di quel tipo lì, eliminare una minaccia terroristica che potesse emergere in mezzo dei civili, e quindi viene
oggi ricordata come l'emergenza di Aden, durò diversi anni questa serie di rivolte, dal 63 se non mi sbaglio fino al 67-68, giù di lì, e ora si manifestava la necessità di eliminare le minacce, però senza rischiare di mettere in pericolo innocenti. Comincio a discernere tra chi devo eliminare e chi no. Nel 66 il 22esimo SAS, reggimento operativo britannico, avviò proprio un corso per soddisfare questo tipo di esigenze, e in questo sono stati pionieri. I SAS istituirono quella cosa che forse tutti quanti ogni tanto sentite dire o vedete fare dai tiratori. La selezione base per gli operatori che dovevano diventare appunto operatori speciali era che un operatore in vesti civili fosse in grado di estrarre la pistola e sparare 6 colpi in una carta da gioco. A 15 metri di distanza. La conoscete questa challenge, potremmo dire oggi? Bene, è nata lì, dai SAS. Il terrorismo si sviluppa un po' ovunque. Nascono rivolte. Abbiamo fatto i nostri porci comodi, lo possiamo dire, per molti secoli, noi occidentali, e piano piano, dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo deciso di spartirci il mondo. Nel giro di pochi anni, ovviamente, c'era chi non era d'accordo con questa cosa, e ancora oggi non lo è, e vediamo e assistiamo ormai da oltre 70 anni a una serie di rivolte, e abbiamo anche in Irlanda delle rivolte, anche in Europa, il famoso attentato nel 1972 alle Olimpiadi di Monaco. Arab terrorists armed with submachine guns went to the headquarters of the Israeli team and immediately killed one man. They've been holding 14 others hostage since then. Insomma, piano piano nascono tutta una serie di scenari che danno origine a un altro gruppo specialistico di istruttori, no? Che formassero questa nuova generazione di combattenti istruita proprio al controterrorismo, no? Al CT. E questa era la CRW, ovvero la Counter Revolutionary Warfare, in esteso Counter Revolutionary Warfare Wing, proprio inizialmente in risposta a questo aumento di terrorismo, e addestrò l'intero personale del SAS e diede vita alle bodyguard, a altri elementi che in maniera civile, un po' meno militarizzata, ma altrettanto addestrata, affiancava figure di spicco o persone importanti, quindi le famose bodyguard che oggi conosciamo, però specializzate in controterrorismo. È qua che nasce il Pagoda Troop, non so se ne avete sentito parlare, oppure la Special Project Teams, ovvero squadroni dei SAS che a rotazione erano pronti per intervenire in questi scenari qua. Questa cosa incomincia a ricordarvi quello che avete visto nei film, nelle varie fiction di fantapolitica o di fantaguerra allo spionaggio, eccetera, eccetera. La prima missione è la famosa azione di assalto, il successo conseguitone, all'ambasciata iraniana a Price Gate a Londra. Questo nel 1980, che ebbe un successo strepitoso, dove i SAS attaccano, intervengono in 11 minuti e riescono a sgominare i terroristi. L'azione è finita con un morto tra gli ostaggi, se non mi sbaglio forse anche un poliziotto morto, e 19 ostaggi liberati e 5 dei 6 terroristi uccisi. E l'operazione come si chiamava? Si chiamava, voilà, Operazione Nimrod. Chissà come mai questo lo chiamano Nimrod. Allora, siamo negli anni 70-80 e il terrorismo incomincia veramente a preoccupare le leadership governative, e furono avviati ingenti sforzi per formare unità capaci di poterlo contrastare. Valutando che la polizia non era all'altezza, il compito ricade appunto sull'United States Army, e quindi la nascita delle famose Special Force. La più importante e famosa Special Force americana di quell'epoca non erano ancora negli anni 80, era nel 75 che nasce, fu
il famoso Detachment A, o meglio, la Special Force Berlin. Questo detachment, questo distaccamento americano in Berlino, è mitico. Purtroppo se ne parla troppo poco, non hanno fatto film su di loro, degni di nota. Ma quel distaccamento lì, se vedete le foto dei soggetti, di che spirito c'era, erano agenti segreti dietro la cortina di ferro che hanno cambiato le sorti del mondo occidentale, facendo crollare poi il muro di Berlino. Hanno fatto una serie di missioni segrete di cui non sappiamo niente, però ovviamente facendo gli interessi degli americani in un'epoca di guerra fredda in cui invece dalla parte sovietica, si cercava di contrastare in Europa gli interessi americani, e quindi lo scenario principale diventa quello europeo, non più quello asiatico, che era appena finito, e si sposta l'attenzione sull'Europa, e quindi nasce questo Special Force Berlin, che io adoro da matti, devo parlarne qua tutto il giorno, ma andiamo avanti. Lo Special Force Berlin infatti si addestrò e incominciò a mettere insieme i pezzi di tutte questi know-how che erano stati studiati e assemblati da tutti questi grandi maestri nel passato. Ormai ci sono le facility sufficienti per poterle concretizzare, e il nucleo del suo addestramento iniziale era proprio il Close Quarter Battle. Che è già diverso dal CQC. C'erano le pratiche di CQC a mano libera, col coltello e con le pistole, ma soprattutto qua entriamo a costituire delle kill house e delle strutture per cui molto spesso le azioni venivano fatte di nascosto in situazioni segrete, e dovevano essere fatte velocissimo con l'utilizzo di strumenti magari silenziati, o comunque di tecnologie all'avanguardia per l'epoca, come anche visori notturni, eccetera eccetera. Questi operatori sono degli operatori già molto skillati, facevano parte della Studies and Observation Group, la SOG, in Vietnam, insieme a diversi elementi che erano arrivati e avevano servito con i SAS, quindi c'era un melting pot. E c'è un bellissimo video su YouTube che vi consiglio di andare a vedere, su un veterano del Vietnam che faceva parte di queste unità, di questi gruppi che avevano studiato e ricevuto l'addestramento in CQB al Quick Kill, e spiega come si allenavano prima di andare poi in Vietnam, per farvi capire che tipo di addestramenti ricevevano. Anche loro facevano questi tiri istintivi, ormai anche con i fucili d'assalto, dove non per forza andavi in mira ma sparavi dal fianco, e in uno di questi video narra e spiega, ve lo vorrei far sentire questo estratto un momento. Abbiamo iniziato lanciando in aria un grosso disco di alluminio e sparando dal fianco finché non riuscivamo a colpirlo ogni volta. Poi è diventato sempre più piccolo e sempre più piccolo, così riuscivamo a colpirlo. E io ero solito mettere 5 sagome abbastanza vicine tra loro e mi abbassavo a terra. E mentre mi abbassavo, svuotavo un caricatore da 20 colpi e colpivo tutti e 5 i bersagli prima di toccare terra. Quindi, in 1 secondo e mezzo, ho colpito tutti e 5 i bersagli ed ero, sai, prono a terra. Si allenavano a fare delle cose incredibili, no? Come buttarsi a terra e colpire 5 bersagli nell'arco di 1 secondo di caduta, per poi ritrovarsi a terra pronti per sparare con tiro istintivo, senza traguardare. Ecco, qua piano piano aggiungono le tecniche moderne di mira e di discernimento del bersaglio in ambienti di kill house sempre più complessi, con figure appunto a comparsa e non, cercando di creare degli scenari nuovi, come appunto le varie difficoltà che puoi affrontare all'interno, tipo appunto ostaggi come nell'ambasciata e quant'altro. È interessante appunto vedere poi anche l'evoluzione. Questo Special Force Berlin fu seguito da altre unità addestrate per le missioni di controterrorismo, comprese anche il breve programma del Blue Light Special Force Group, che era il distaccamento 5, qualcosa del genere, o il quinto distaccamento, adesso non mi ricordo bene, che esistette fino a che poi non sfociò questo nel 1978 in quello che è l'Operational Detachment Delta, che voi tutti conoscete come Delta Force. E poi, ancora andando sempre più avanti, sostituito ai giorni nostri, ma neanche troppo ai giorni nostri, nel 1980 dal SEAL Team 6 della Marina americana. Tantissime altre nazioni poi lanciano programmi similari a questo: Israele, Germania, Francia,
per citarne alcune, ma tutto questo è molto interessante effettivamente per notare che le tecniche di CQB non sono mai state fissate in un'unica forma chiusa, ma sono sempre, diciamo, adattabili a quelle che sono le contingenze, le situazioni e le attrezzature e armi che vengono impiegate. Alla fine potremmo dire che la chiave, no, del CQB non è tanto lo strumento che usi, ma lo spirito che lo anima. Questo atteggiamento è descritto in modo estremamente eloquente nella seguente direttiva che adesso vi vado a leggere, perché ve la voglio proprio leggere citando, l'ho tradotta dall'inglese, mi trova in rete, tutto desecretato, è una direttiva britannica degli anni 70. Ve la rileggo identica con alcune modifiche nella sua forma originale. Di che tipo di modifiche ho apportato? Ovviamente sapete di cosa stiamo parlando e sapete che l'argomento non tratta di andare a raccogliere margherite in un prato, quindi per evitare commenti e fraintendimenti preferisco appunto omettere alcuni termini come uccidere, assassinare, che sono sicuramente la base dell'argomentazione che stiamo affrontando e che si ritrovano ovunque quando si studia il combattimento in generale, come ho fatto io in tutta la mia vita, no? Che si tratti di combattimento moderno o antico. Ad esempio, quando parliamo di scherma, di trattati di scherma del 600 e parliamo di uccisione veloce per la scherma, se ne parlava in un affondo mirato al volto con la spada e c'erano tutta una serie di tecniche che spiegavano dove colpire, con quale angolazione per passare sotto le costole, eccetera. Quindi vi invito a non sconvolgervi moralmente e di trattare il seguente estratto a titolo conoscitivo, di ricerca e studio personale o culturale. In pratica mi infastidisce l'uso così, diciamo, freddo e meccanico di parole come uccidere, che in questo passo, vedrete, si manifestano spessissimo. E appunto ve le sostituirò con eliminazione o rimozione della minaccia, che è sufficientemente ipocrita, lo so, ma io lo preferisco. Combattimento in spazi ristretti da una direttiva CQB ufficiale all'epoca secretata di un reparto britannico. Lo scopo e l'addestramento CQB è garantire il successo nel rimuovere la minaccia, è molto più una questione personale rispetto al combattimento ordinario e non è affatto sufficiente mettere temporaneamente fuori gioco il tuo avversario così che egli possa ritornare a combattere un'altra volta. Deve essere eliminato in modo definitivo e rapido così che tu possa concentrare tutta l'attenzione sul prossimo bersaglio. Oltre alle ovvie capacità fisiche, l'operatore CQB deve essere freddo di testa e soprattutto spietato. Agli avversari non devono mai essere concesse chance da gentiluomo. Deve essere calciato mentre è a terra in modo che resti giù. Questo è imperativo. La pistola e la mitragliatrice leggera sono le armi principali usate dall'operatore CQB. Queste armi sono generalmente considerate dagli ignoranti pericolose e inutili. Nelle mani di un operatore CQB addestrato, queste armi sono estremamente letali. Tuttavia, affinché l'operatore CQB mantenga un alto grado di professionalità, deve allenarsi continuamente in modo aggressivo. Il profitto finale dell'addestramento CQB deve essere il rimuovere in modo automatico e istantaneo la minaccia. La trattazione generale del CQB è sotto 6 voci. 1. Sorpresa. L'operatore deve ottenere la completa sorpresa sul suo avversario in tutte le possibili situazioni. Questo si ottiene con buona intelligence, pianificazione, briefing, metodo di avvicinamento, scelta dell'arma adatta al compito, scelta delle calzature, eccetera. Se questi principi sono rispettati, porteranno al successo dell'operatore e garantiranno anche che l'operatore stesso non venga sorpreso o soppresso. 2. Fiducia. Il successo nel CQB è in gran parte questione di fiducia. Fiducia in se stessi, nella situazione e nella propria arma hanno un ruolo enorme nel garantire il successo dell'operatore. La gestione fiduciosa dell'arma rende il tiro efficace in CQB da qualsiasi angolazione, facile quanto dare un pugno al naso a un ubriaco.
3. Concentrazione. Un'altra abbreviazione di Close Quarter Battles potrebbe benissimo essere CTK, e qua lo devo tradurre, Concentrate to Kill. L'operatore spara per eliminare, non per colpire. Deve costruirsi un quadro chiaro e definito di ogni aspetto del compito. Nulla deve distrarlo dal suo scopo di eliminare in modo sistematico. La mente vaga con facilità, ma questo non deve essere tollerato nel CQB. Deve essere enfaticamente sottolineato fin dal momento in cui lo studente inizia l'addestramento. Una mente che vaga solitamente si manifesta in allenamento con un calo di rendimento che poi ovviamente nella realtà si tradurrebbe nel vacillare e nel non riuscire a crescere come operatore e soprattutto emergere. Non vi ricorda qualcosa questo? Non so se vi è mai capitato di vedere delle interviste dei reduci oppure comunque degli ex SEAL team. C'è Sean Ryan che fa un bellissimo podcast con tutte queste persone qua. Lui era un former Navy SEAL che adesso fa interviste, lo trovate su YouTube, ad esempio DJ della GBRS ha fatto un'intervista epocale nella quale ha un po' raccontato la vita di un Navy SEAL ad altissimo livello, perché lui faceva parte del SEAL Team 6, non mi ricordo, della summa massima degli operatori, e racconta come l'annientamento dell'operatore sia ad altissimo livello sotto l'aspetto personale, dove l'attenzione all'obiettivo e quindi alla dedizione a quello che è il loro compito e il loro impegno era totale, fino a sacrificare completamente tutto ciò che era al di fuori della squadra. E magari se avete visto il SEAL Team, anche solo la serie TV, anche quella è molto interessante, perché tutte questi documenti dimostrano quanto questo tipo di mentalità di questa direttiva degli anni 70 sia esattamente la base dell'indottrinamento militare che vivono questi operatori. D. Velocità. Altra cosa, scusatemi se interrompo a lungo, altra cosa che ho notato leggendo questa direttiva, e qua mi potrà capire chi fa uno sport o chi ha fatto uno sport di combattimento. Non solo l'Airsoft, intendo chi l'ha fatto professionalmente e in maniera agonistica, non chi gioca la domenica così ogni tanto. Tutte queste direttive qua sono esattamente traducendo ovviamente, estirpando l'odio e la morte, però tutto il resto è l'esatta cosa che io sono obbligato, e ogni maestro di scherma è obbligato a insegnare se vuole che i suoi allievi abbiano dei risultati sportivi agonistici. Suppongo che sia lo stesso nel pugilato, non l'ho mai praticato personalmente, ma è proprio l'ABC di qualunque arte marziale o di qualunque attività di combattimento tradotta poi nel CQB. È impressionante come tutti i punti sono perfetti, sono le cose che vanno dette, togliendo, torno a dire, l'odio e la componente omicida a uno sportivo. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, se anche voi praticate uno sport, cosa ne pensate dopo che vi leggo le prossime. Velocità. Nel CQB il contatto si esaurisce in frazioni di secondo, perciò la velocità è vitale, ma deve essere di tipo giusto di velocità. La corsa folle, un assalto senza piano, è non solo stupido ma, nella maggior parte dei casi, catastrofico. La velocità deve essere di natura fredda, imperturbata e deliberata. E anche qui nel prossimo video che farò parleremo, qua deliberato inteso come velocità deliberata, non che deve essere un tipo di CQB deliberato, perché molti di voi confondono ancora deliberato con dinamico. Precisione e successo vanno naturalmente con questo tipo di passo. Il ritmo in tutto il CQB è Careful Harry. Bellissimo, Careful Harry. Anche questo, non vi ricorda qualcosa? Slow is smooth and smooth is fast. Careful Harry, quindi. Attento ma veloce, ma sbrigativo, no? Lo sbrigativo è sbagliato, però avete capito, no? Questo ritmo deve essere rispettato durante tutto l'addestramento. L'entusiasmo e l'eccitazione sono naturali tra gli studenti, ma si manifestano con una velocità scorretta. Devono essere estirpati fin dal via. La Battle Crouch, che questa è una direttiva degli anni 70, che diceva Battle Crouch è la posizione delle gambe, il movimento, con il suo buon e agile gioco di gambe, deve essere strettamente adottata. Uno studente eccitato si metterà in posizioni di tiro assurde e perderà l'equilibrio. L'operatore CQB non deve mai scomporsi e deviare dal Careful Harry. Lavoro di squadra. 4. Gli operatori CQB individuali nelle Special Force sono eccezionali, sono delle eccezioni, e le operazioni normali sono condotte da piccole squadre
o pattuglie. A causa della stretta prossimità e della velocità dei partecipanti nel CQB, l'essenza assoluta del lavoro di squadra è di primaria importanza. Chi va dove e quando, chi elimina chi e come, il sincronismo, eccetera, eccetera, devono essere perfetti. Una squadra che si prepara all'operazione deve avere tutto il tempo possibile per studiare il suo obiettivo e pianificare l'esecuzione. Devono esercitarsi ripetutamente tenendo conto di tutte le possibilità di variazione della routine del bersaglio. Dopo l'addestramento iniziale al CQB, gli studenti dovrebbero essere fatti lavorare in coppia, coprendosi a vicenda durante l'avvicinamento tattico e il ritiro, in seguito aggiungere un terzo e un quarto uomo, costruendo fino alla forza di pattuglia. Per ultima, per sesta, attitudine offensiva. Nel CQB, fin dall'inizio, i guanti sono tolti. È una questione semplice di la sua vita o la tua. Sensibilità, pietà, rimorso o esitazioni sono fatali. Nulla dovrebbe essere fatto in difesa personale. Tutte le azioni devono essere di natura estremamente offensiva. Ora, non proseguo oltre, l'ultimo passaggio è veramente di natura plagiante, anche se funzionale allo scopo, ma io personalmente non intendo diffondere simili principi che potete immaginare di distruzione delle barriere inibitorie al punto da creare un soldato e di farlo diventare una fredda macchina da guerra. Credo che possiate immaginare che soprattutto esuli assolutamente dal contesto di ricerca che sto facendo su questo, che è e rimane un canale che tratta il gioco tattico e il combattimento sotto un aspetto ludico e di cultura generale, non certo con velleità e implicazioni violente. Bene impallinati, siamo arrivati a tracciare un profilo del soggetto CQB che attraverso la sua storia, neanche troppo lunga, ha già dato vita a varie scuole di pensiero e si è costruito attorno alle esigenze e alle contingenze degli scenari bellici in cui ha prestato servizio. Oggi, dopo nuovi scenari più o meno asimmetrici e devastanti, stanno venendo alla luce nuove tendenze e tecniche e anche operatori segretati come ex SEAL Team 6 hanno ormai oggi desecretato tutta una serie di cose e portato parte del loro know-how alla luce attraverso canali YouTube come Forward Observation Group, GBRS Group. Li potete trovare tutti quanti aprendo semplicemente YouTube, o anche libri famosi di chi ha partecipato a delle missioni come l'operazione che ha visto l'uccisione di Bin Laden, che assieme al tutto ci possono dare un'idea, anche se vaga, dell'enorme dispendio di energie e conoscenze che si impegnano per risultare quanto più efficaci e letali in questo tipo di scenario. Il CQB è diventato una vera e propria arte che, come altre forme di combattimento, sta scrivendo le sue regole geometriche e biomeccaniche lungo gli anni della sua pratica, e sicuramente non è una materia che possiamo definire ferma e fissa, ma una metodologia che è sicuramente mobile, dinamica, non solo nella sua espletazione, ma nel suo continuo rinnovamento e riadattamento. Vi ringrazio di avermi seguito fino a qua. Se avete delle domande fatemele nei commenti. Ne ricordo a tutti che questo canale esiste solo grazie al vostro supporto attraverso l'abbonamento. Anche tu puoi diventare un abbonato abbonandoti qua sotto, o semplicemente puoi darmi una mano con un pollice su, quel maledetto pollice su che pretendono tutti, ma perché serve, e un hype per aiutarmi appunto a crescere, se ritieni che il contenuto che ho portato sul canale valga la pena, ovviamente. Tra l'altro, proprio la scorsa settimana ho lasciato un video agli abbonati molto dettagliato proprio su un altro aspetto legato alle origini del CQB, sulle DA, che se non sai cosa sono le Direct Action, e se sei curioso ti consiglio di valutarlo. Da Pio 3 è tutto. Nel prossimo video parleremo più nel dettaglio, come vi ho detto, dell'aspetto abbastanza frainteso tra CQB dinamico e deliberato. Nel frattempo vi ringrazio ancora di avermi seguito fino a qui. Alla prossima. Ciao là, impallinati.